Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Satisfactory. Nell'ultima puntata, qui alle mie spalle, abbiamo realizzato il complesso che ci fa le strutture polivalenti, la seconda risorsa da inviare all'ascensore spaziale per completare la fase 2. Per ora li stiamo stoccando in questo container industriale. Ho preso questo qua, l'ho cambiato. Prima avevo messo un container normale, poi ho deciso di cambiarlo perché ho la seconda bocca con cui far entrare la seconda risorsa, perché qui dentro andremo a stoccare anche i cablaggi automatici che andremo a fare oggi su un piano rialzato rispetto a questo delle strutture polivalenti. Andiamo a fare il complessino del cablaggio automatico qui sopra secondo questo schema, dalla miniera di rame puro che abbiamo qui alle mie spalle, con un po' di fonderie, costruttori per fare un po' di filo, un po' di cavo e gli assemblatori per fare i statori che non abbiamo fatto. Adesso vedo un attimino anche se metterci un deposito dimensionale per mettermene qualcuno da parte o faremo una fabbrica successivamente, non ne servono tantissimi durante la partita. Per questo opterei quasi per mettermeli da parte qua, ci servono per fare i motori, forse li mettiamo da parte quando faremo i motori, adesso un attimino ci ragiono. Comunque ecco, è molto semplice, 4 assemblatori ci faranno 10 cablaggi automatici al minuto. L'unico inghippo è che Satisfactory Calculator mi ha detto che consumerebbe quel complessino 240 MW, ma lui non considera il per 2 e noi siamo al limite di nuovo, consumo massimo 3008, produzione 4096. Quindi io andrei, tanto il rapporto qui adesso delle strutture polivalenti e delle lamiere intelligenti ne facciamo 15 al minuto. Come vedete in alto il rapporto è 1 a 10, quello che mi servirà di consegnarlo. Quindi pensavo facciamo quella fabbrica in quel modo lì, quel complesso in quel modo lì, ma lo mandiamo inizialmente alla metà della potenza, alla metà della velocità, in modo da cercare di non andare a dover riattaccare la centrale a biomassa, altrimenti vedrò di trovare una soluzione, ma se riuscivo a farne di meno meglio. Allora tiriamo su 4 fondazioni a livello 4 fondazioni a 4 metri, scusate. Mi serve una scala. No, facciamo così. Fondazione da 2 metri, non verticale, ma zuppo. Vai, tirami giù un po'. Adesso a scala. Ma guardate. Mi sono castrato. Olè. Cerchiamo di continuare a consumare risorse che ho dalla distruzione del vecchio complesso, cercando di non usare i depositi dimensionali per adesso. Quante altre me ne servono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non so se ci servirà tutto lo spazio, però facendo un piano sopra questo lo dovremo fare circa uguale. Ecco, finito le piastre di ferro. Ok, fatta la piattaforma dove andremo a costruire il complessino per i cablaggi automatici. Allora, le risorse le vorrei far venire su più o meno dove sono venute su quest'altre, giocando un pochino con l'altezza dei nastri trasportatori. Quindi questa qua ce la teniamo per le risorse. Inizierei a costruire da qua. Stavolta però inizierei a costruire da quest'altra parte. Da qua. Ci servono 8 fonderie per lavorare tutto il rame quando sarà a regime massimo. Facciamo come abbiamo fatto per la base principale. Però adesso me la andrei a costruire onestamente la fonderia in mezzo perché vorrei fare sta cosa qua. Sarà una cazzata? Boh, lo scopriremo. Proviamo a fare un piccolo cambio tattico nel come costruiamo le cose. Metto la fonderia qua. E qui davanti, visto che ogni fonderia mi alimenta 2 costruttori per fare il filo, qui davanti ci andrei a mettere i 2 costruttori per fare il filo. Quindi ogni fonderia si alimenta solo il pezzetto suo. Poi vediamo se può venire una cosa interessante. Se è fattibile, penso di sì, Così. Dritto.
Non ti piace? Ho definito sì. Tu come fai? 30 lingotti al minuto e tu col filo me ne consumi 15 qua e 15 qua. Quindi sarebbe perfetto. Allora, prima piazzo i costruttori. Ne devo piazzare altri 14 e poi ci metto le fonderie dietro. Mamma mia, sono arrivato proprio al limite, eh. Vabbè, allargheremo il piano anche di sotto. E ora mi piazzo per ognuno in mezzo la fonderia che lo alimenta con i lingotti di rame. Olè. Collegamento fatto per tutte le fonderie. Mancano le ricette. Ah, avendo fatto col copia con la ruzzolina, me l'ha copiate tutte. Perfetto. Boh. Senza volerlo fatto una cosa intelligente. Molto bene. Riguardiamo un attimino lo schema. Ora ci servono 2 assemblatori per fare gli statori e 6,67 costruttori per il cavo. Faremo 7, poi lo adatteremo. L'unica cosa è che per i statori mi servono 40 filo, 80 filo, scusate. Ognuno me ne fa 30. Questa cosa non mi piace, mannaggia. E diceva tutto così bene. E niente, è l'unica soluzione. Allora, poi mi andrò più lenta quella lì in fondo. Comunque, in qualche modo me le giostro con quelle del cavo. Sì, 40. Tutto volevo meno che usare l'Ulumaki. Che so già che se vado ad utilizzare il separatore intelligente, no, non funge. E quindi 40 anche qua. Devo ricordare che ho 10 minerali in meno da poter sfruttare e mo ci sistemiamo. Quindi queste due andranno agli assemblatori per fare i statori, che me li metto qua davanti, così almeno i tubi vengono direttamente da qua e faccio subito gli statori qui all'inizio. Poi tutto il resto servirà per fare i cavi. Allora, sì, me li metterei così gli assemblatori. No, un pochino più a sinistra. Così. Così sono centrati rispetto a sto centro da fondo. Oddio, sono centrati il cazzo. Allora, dobbiamo fare così. Se no si impicciano. A posto. Dopo mettere il nastro così. Sì. Predefinito. E vai là. Ma voglio ridere col divisore, eh. Ho dovuto spostare il divisore un pochino più attaccato all'assemblatore, altrimenti c'ho talmente tanto spazio avanti. Comunque io mi voglio in cartapecore fa tutto stretto. Vabbè, ormai è andata. No, viene brutto, spostiamo tutto. Va a fare un bagno così. Quindi di qui Ponk anda bene, sì, non ci andiamo a cartapecori diversamente. E addirittura con dritto vuoi. Qui a livello 1 e livello 1. Poi verranno sui tubi e sistemeremo anche i tubi. Allora, dobbiamo fare i statori. Ci servono 10 statori, quindi andranno al 100%.
Vai. Uno qua. E uno qua. Sì, così. E qui in mezzo. Sto livellone. A posto, anche i tubi li abbiamo sistemati. Adesso mi devo sistemare i costruttori per i cavi. Riguardiamo un attimino lo schema. Ci servono 6,67 costruttori che mi facciano 200 cavo da 400 filo. Allora, poi piazzami un costruttore un attimo. Ognuno mi dà 30, da 15, no, ste. Ognuno da 60 filo mi fa 30 cavo. Quindi, vabbè, non è poi così malvagio la cosa. Da due costruttori. Quindi, questo me lo ripiazzo in mezzo praticamente come messa la fonderia iniziale. Me la metto in mezzo. E ogni due costruttori di filo ne faccio. Andiamo avanti, almeno più o meno gli diamo un senso così. Sì, mi può piacere così. Qua. E metti divisore, separatore, vabbè. Qui in mezzo. Dritto ce la fai? Infatti perché il divisore? Perché il separatore ci mettono, mi serve l'unificatore, mannaggia. Con dritto ce la fai? No. È definito. E poi lo fa dritto, vabbè. L'unico manderò un pochino più piano quello lì in fondo, tanto poi posso riunirli i cavi, perché mentre i fili sono 400 e non li potrei gestire tutti insieme, i cavi sono 200, quindi alla peggio mi li riunisco. Quindi mi sono tolto anche da sto impiccio, che non sapevo come eventualmente gestirmi tutti i cavi, tutti i 400 i fili. Ah, così. E vieni in mezzo. Unisci e mezzo. E ora proseguo a creare tutti gli altri costruttori per i cavi. E questo è l'ultimo. E questo è quello che andrà un pochino più piano. Di sopra abbiamo consumato 10 di rame in più, quindi questo qua andrà a 20 la fonderia. A 20 il filo. Copia. Ok, 20. Quindi abbiamo 40 filo che mi fa 20 cavo. Ok. E ora, visto che possiamo tutto gestire con le belt del livello 3, mi prendo il centro della struttura, che dovrebbe essere questo qua. Ci abbiamo rimasto soltanto da mettere gli assemblatori dei cablaggi automatici. Ok, 4 di qua e questo è il centro. Lascio un pochino di spazio, così almeno non tribolo con la logistica. 4 assemblatori. Così non dovrei tribolare con la logistica. Uno scattino di qua. E questo appiccicato.
come col carbone compattato. Ok, uno scattino di là. E questo appiccicato. E se invece faccio in un altro modo, secondo me trebolo meno ancora di meno con la logistica. Ossia, questa qua invece che a 20 mi va a 25. Quindi tu puoi farmi 25. E tu puoi farmi 25. La stessa cosa qua, invece che andarmi a 30 mi va a 25. E quindi due costruttori mi andranno questo a 25 filo e questo a 25 filo. 25 fa 50, quindi mi farà questo non più 30 cavo ma 25 cavo, e la stessa identica cosa mi farà l'ultimo, così non mi devo mettere a riunire 8 costruttori. Incolla, ok, ma mi riunisco i 4 costruttori di cavo di qua e li manderò a questi due assemblatori, i 4 costruttori di cavo di qua e li manderò a questi due assemblatori, mentre vabbè, questo di qui degli statori li mando insieme e buonanotte, quello non mi metto a fare tante pugnette. Però in questo modo secondo me tribolo ancora meno con la logistica. Allora, io ho 7 costruttori per il filo. I due estremi sono quelli che vanno un pochino più piano ma vanno uguali. Questi vanno tutti al 100%, quindi per fare quello che dico io devo mettere un separatore qua, così, qui unificatore, così, questo in avanti e te ne bisogno, quindi riunisco questo al 100% e sono 25 più 25 fa 55, quindi mi basta ancora livello 1. Questo viene splittato, viene qua e questo non ci ho preso, mannaggia. Qua la metà di quello qua, questi insieme sono 45, basta a livello 1, e qui c'ho l'uscita di questo che va a 25, i due che vanno al 100% e la metà di quello. A posto, faccio la stessa cosa di qua. Tu sei quello che mi deve venire in avanti, così. Così. Te qua. Qua. Lì. La metà qui. E qui c'ho l'uscita del filo. A posto. Divisore. Sì, dovrebbe andare bene qua. Che neanche c'è bisogno. Nastro livello 2. Mentre qua è livello 1. 1 e 2. Stessa cosa di qua. Nastro livello 2 che porta i cavi radunati. Poi livello 1, uno qua e l'altro qua. Perfetto. Adesso i divisori che mi portano i statori. Ascensore livello 1.
Qui capire ne escono 10. Ne servono 2,5 ad assemblatore. Qui li riunisco e li porto al piano sopra o... Allora li riunisco giù bassi. Unificatore. La linea non è questa, è questa. Poi me lo metti così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché non ti è piaciuto? Perché l'ho messo davanti. Unificatore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ascensore verticale, così l'ho fatto nano. E qua. Lì. A posto. Qui la ricetta dei statori io l'ho data. Abbiamo rimasto da dare la ricetta dei cablaggi automatici, ma se non erro, ecco qua, 2,5 al minuto. Quindi sono proprio al 100%. Poi ripasso a mettere tutto alla metà di quello che abbiamo messo, ragazzi. E questo è il complessino che ci fa i cablaggi automatici. Allora, ragazzi, porto le risorse, faccio tutto il collegamento elettrico, ripasso a mettere alla metà le ricette e ci vediamo per startarla. E con un tagliettino tattico, rieccoci qua, ho colorato tutto come deve essere colorato, fatti i collegamenti, ho portato le risorse e ora l'unica cosa che c'è da fare è portare la corrente, che io porterei, se riuscissi a trovare dove ho messo quest'altra. Aia, mi sono ammazzato. La mettiamo lì. Togliamo un attimo questo. Da lì la mettiamo lì. E la dorsale è tutta alimentata. Ok. Ma speriamo bene. L'ultimo collegamento. Cioè l'unico collegamento che devo fare è questo. Ho messo una miniera livello 1, cioè una trivella livello 1. Sperando che insomma consumi un pochino meno. Sì, è partito, scusa. Sperando che consumi un pochino meno di quella livello 2 alla metà della potenza. 10 megawatt, non so quella livello 2 a metà di quanto va. Poi proviamo. La metto proprio in una frazione di secondo, tanto sì, dai, che c'ha un po' di buffer. A metà 12. A metà 12, quella invece era a pieno regime 10. Ho risparmiato 2 megawatt. Vabbè, almeno la considerazione è stata fatta giusta. Ho messo tutte le ricette alla metà, ma aspettiamo un attimino che arriva il rame. E intanto che arriva il rame, questo lo posso fare. Così mi si attappano anche i tubi pian piano. Ho fatto il collegamento dei tubi, è questo qua. Solo che per farlo in maniera pulita e non ritrovarmi il deposito dell'inventario pieno di tubi, io ho detto un attimo, nessuno, invece mi fai qualsiasi, vai. E ora tutti i tubi che vengono prodotti finché non sarà tappata quella struttura lì, il complesso dei cablaggi automatici, scusate, il complesso dei cablaggi automatici, quando sarà tutto attappato, ricominceranno ad andarmi anche nei depositi, ma tanti tubi ne servono veramente tanti poco in giro che non c'ho proprio minimamente problema. Io ho messo tutte le belle proporzionate, ma aspettavo un attimino che ci si attappa il rame. Non so se c'ho in giro un po' di roba per tanto che starto farla tappare un pochino più alla svelta. Tanto tutta roba del rame, fondamentalmente. C'è una marea sia dei fili che dei cavi, a me ne prendo un po'. Minerale non credo che ci sia rimasto più niente. Questo è ferro. No.
Date la roba che ho ancora da smaltire. Vabbè, c'è sempre il trasmutatore, uso a me. Dai, prendo un po' dei fili, almeno. Famo prima a tapparla. Bisogna fare parkour per arrivare su sta struttura. Vabbè, ecco il rame che si sta a tappare, sta andando sempre più a singhiozzo. Mi raccomando, se attappasse bene in fondo, soprattutto la linea, perché... Ecco, vedete, più in fondo ci sapevo che ancora non si era attappato bene. Ok, tempo che torno su. Rame si finisce la tappa lì. E attacchiamo la corrente alle fonderie. Poi... Oddio. Perché? Qui c'è corrente. Che è che manca? Ah, si è attaccato qua. Andate. Ah, eccolo qua. Non mi aveva preso il collegamento da sotto. Ok. Oh, intanto guardate come si stanno a tappare i tubi. Oh, bello, bello, bello. Tanto che il complesso si attappa e inizia a lavorare, noi facciamo l'uscita che non l'ho ancora fatta. Dove sta il container quello... Faremo un sacco comodo il jetpack. Allora, sta qua sotto. E ti pareva che ridiceva come? Vieni qua. Probabilmente qua può andare bene. Qua andrebbe bene. Ok. Allora. Sì, perfetto. Se si mischiano le due risorse non importa, tanto ascensore spaziale l'importante è che vengano portate. Poi abbiamo laggiù il modo per poterle riseparare, perché in questo caso non mi importa se si... uno dei rari casi in cui non mi importa se si mischiano le cose. Sul separatore di nastri intelligente, quando settiamo possiamo dare qualsiasi, nessun eccesso, oppure una risorsa specifica. Quindi quando arriveremo giù magari, e probabilmente lo faremo perché almeno già me lo preparo per il futuro, separeremo i cablaggi dalle strutture polivalenti. Ma di qui però come caspiterina faccio? Ci proviamo. Di qua un altro, ma direzionato di qua. Ok. Dritto. Ovviamente tutto a livello 1. Ne escono 5 al minuto al momento. Così. Dimmi che ora ci va senza pastori. Quasi. Si mette così. Beh, decisamente meglio. Allora tutto. Approvato. Ok. E anche l'uscita l'abbiamo sistemata. Quindi anche nello stesso container ritroveremo sia cablaggi automatici che le strutture polivalenti. Ok, è tutto pieno, tutte le fonderie sono piene, sia di lingotti che di minerale di rame, quindi possiamo far partire la linea dei costruttori per fare il filo da mandare. Quelli già ce ne ho messi un po', già sono mezzi attappati dal punto di vista del filo, vedete, ce n'avevo un sacco da una parte. In questo modo almeno faremo prima
Famo prima a cosa? Famo prima a tappare tutta la linea che quasi quasi fare partire anche quella dei costruttori. Tanto già ce ne so più di 200 da una parte. Poi i lingotti piano piano comunque arrivano. Ma sì, va, famo partire anche quella dei costruttori. Sia dei costruttori che degli assemblatori per i cosi, per i statori. Vai. So sia i tubi, sia i fili per i cavi. C'è tutto. Se almeno inizia ad attapparsi. E ti c'avrei anche la montagna dei cavi, Si distribuiscono anche i cavi. Sono già mezzi pieni. Andiamo bene. Ok, in un qualche modo si è tappata anche la linea dei statori. Ce ne sono un po' di qui dentro. Vai. Olè. E ora che arrivano i cavi, partiranno anche gli assemblatori dei cablaggi automatici. Quanto cavo vuoi per partire? Ah, vuoi proprio i 20 della ricetta? Mortacci tua. Ok. Partiti anche gli assemblatori dell'ultima risorsa da inviare all'ascensore spaziale, ossia i cablaggi automatici. Ed ecco qui il primo cablaggio automatico, fatto dal nostro complesso, il primo dei 10.000 che dovranno essere inviati al nostro ascensore spaziale. Ok, ora che è tutto partito e se non vedo male tutti i LED sono verdi, mi voglio togliere una curiosità. Non è saltato niente, quindi la scelta forse è stata giusta. Che culo! Che culo! A parte che stiamo andando benissimo, guardate che spada perfetta. Produzione 4096, consumo massimo 3992, cioè abbiamo 104 megawatt di scarto. Preciso proprio, mamma mia, che culo! Beh, cioè, almeno le tre risorse le abbiamo. Ora le abbiamo e possiamo iniziare pian piano a mandarle all'ascensore. Certo, ci siamo bevuti tutta la corrente, ragazzi. Il per due sull'energia t'ammazza. È una spada di Damocle puntata sul collo. Mamma mia. E anche il complessino che riguardava l'ultima risorsa da inviare all'ascensore spaziale, ossia i cablaggi automatici, l'abbiamo completato, ragazzi. Per questo video direi di salutarci qua. Grazie per essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e i canali, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Satisfactory e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora, ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!